Ciao amiche, ciao amici, ben trovati o ben ritornati sul mio canale. Oggi vi parlerò di questi due libri di Ken Follett, thriller storici di ambientazione medievale, a cui hanno fatto seguito altri due libri correlati, La colonna di fuoco del 2017 e Fusere e Fumattina del 2020, tutti e quattro pubblicati da Mondadori in Italia. Ma degli altri vi parlerò la prossima volta, per ora mi concentro su questi due. Tra l'altro, se avete la pazienza di seguirmi, alla fine ci sarà una mia considerazione sullo stile di scrittura di questo autore, poi fatemi sapere se condividete la mia critica. Bene, per chi non lo cominciamo. Per chi non lo conoscesse, Follett è un autore britannico, specificamente gallese, nato a Cardiff nel 1949 di grandissimo successo. Il nome completo è Kenneth Martin Follett. È considerato uno dei più grandi narratori al mondo, ha raggiunto la prima posizione del New York Times bestseller list con molti dei suoi romanzi, tra cui Il codice Rebecca, Ho letto da leoni, Mondo senza fine, La caduta dei giganti, L'inverno del mondo, I giorni dell'eternità, La colonna di fuoco, Fu sera e fu mattina. Due dei suoi libri, Pilastri della terra e La cruna del lago, sono stati inseriti nella lista dei 101 bestseller più venduti di tutti i tempi, rispettivamente al 68esimo e al 92esimo posto. Poi vi lascerò anche la lista completa in descrizione. Ha venduto più di 150 milioni di copie nel mondo, è uno dei più ricchi e famosi giallisti britannici della storia. Nel 2018 è stato insignito dell'onorificenza di comandante dell'Ordine dell'Impero Britannico per i suoi servizi alla letteratura. Dopo la laurea, nell'autunno del 1970 intraprese un corso di giornalismo e inizia a lavorare come apprendista e reporter a Cardiff. Dopo 3 anni torna a Londra per lavorare all'Evening News, il telegiornale della sera. Successivamente lascia il giornalismo e diventa vice direttore generale della piccola casa editrice di Londra, Everest Books. Inizia inoltre a scrivere romanzi la sera e nei fine settimana come hobby. Il successo arriva lentamente finché nel 1978, con la pubblicazione della Cruna del Lago, un thriller ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, diviene celebre in tutto il mondo. Il libro vince l'Edward Award e diventa un film per il grande schermo che vede come protagonisti Donald Sutherland e Kate Milligan. Nel gennaio 2008, in occasione della presentazione di Mondo senza fine a Vitoria, in Spagna, Ken Follett ha scoperto il velo su una statua che lo ritrae a grandezza naturale, opera dello scrittore basco Casto Solana. Ha fatto una breve apparizione nella miniserie televisiva I pilastri della terra, tratta dal suo celebre romanzo, come membro della famiglia di Jack Shorburn. In occasione dell'uscita della miniserie Mondo senza fine, anch'essa tratta dal suo libro omonimo, è stato invece protagonista di un documentario sull'età buia del Medioevo, Journey into the Dark Ages, viaggio negli anni bui. Nel 2013 gli è stato conferito il Mystery Writers of America e il premio Edgar Howard nella categoria Grandmaster per la sua straordinaria carriera nell'ambito del genere giallo come scrittore. Vediamo ora la sua produzione letteraria. Tralasciando lo scandalo Modigliani e Alta Finanza e i primissimi lavori di inizio carriera, la produzione letteraria di Ken Follett passa attraverso fasi distinte. La prima comprende La Cruna del Lago nel 1978, il suo primo grande romanzo di successo, e 5 libri che lo seguono. Sono tutte variazioni del genere thriller spionaggio. L'ambientazione è geograficamente e cronologicamente diversa, spaziando dalla Prima Guerra Mondiale, L'uomo di Pietroburgo, alla campagna del Nord Africa, al codice Rebecca, fino ad arrivare all'odierna guerra sovietico-afghana, in Una notte di leoni del 1985. La seconda fase comprende 4 romanzi storici scritti tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90, I pilastri della terra, ambientato nell'Inghilterra del XII secolo, si svolge parallelamente alla costruzione di una cattedrale, affiancando alla storia della chiesa la vita di svariati personaggi. Notte sull'acqua del 1991 narra le vicende dei viaggiatori che abbandonano l'Inghilterra sull'ultimo volo di linea del Clipper, idrovolante di lusso diretto negli Stati Uniti alla vigilia dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Una fortuna pericolosa del 1993
è ambientato nella Londra vittoriana e Un luogo chiamato Libertà del 1995 nelle colonie inglesi nordamericane ai tempi della Rivoluzione americana. Cambia ancora genere nei tardi anni 90 con un paio di libri ambientati nel presente, usando le tecnologie avanzate come filo conduttore. Il terzo gemello del 1996 si focalizza sugli aspetti oscuri delle biotecnologie, mentre Il martello dell'Eden del 1998 sul terremoto come arma di terrore. Ritornando nuovamente allo spionaggio, in Codice a zero del 2000, Follett ambienta il romanzo ai tempi del lancio del primo satellite statunitense. Le Gazze ladre del 2001 e Il volo del Calabrone del 2003 vengono invece collocati cronologicamente durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel bianco del 2004 è un thriller ambientato ai giorni nostri in cui un gruppo di terroristi cerca di trafugare un virus da un laboratorio. Successivamente torna al genere del romanzo storico con Mondo senza fine del 2007, che è il sequel dei Pilastri della Terra. Nel 2010 pubblica La caduta dei giganti, primo capitolo della cosiddetta Century Trilogy, la trilogia del secolo, che ripercorre i principali fatti del Novecento, dall'incoronazione del re Giorgio V del Regno Unito fino alla caduta del muro di Berlino. Il secondo volume, intitolato L'inverno del mondo, è uscito nel 2012, mentre la terza e ultima parte, dal titolo I giorni dell'eternità, è stata pubblicata nel 2014. Di questa serie, tra l'altro, vi parlerò in qualche altro video. Nel 2017, a settembre, torna ancora nell'Inghilterra medievale con l'uscita della Colonna di Fuoco, il terzo libro della serie di Kingsbridge, e il 15 settembre 2020 è stato pubblicato il prequel dei Pilastri della Terra, intitolato Fu sera e fu mattina. Questi libri li devo ancora leggere, per cui per ora ho rimandato di parlarvene, ne parleremo in un altro video. Il 9 novembre 2021 è stato pubblicato in Contemporanea Mondiale il romanzo dal titolo Per niente al mondo. Follett ha venduto più di 150 milioni di copie, come dicevo, di libri in tutto il mondo, alcuni dei quali compresi i 300 gialli più belli di sempre, di cui vi lascerò il link in descrizione come ho detto prima. Diversi romanzi di Follett sono stati adattati per il cinema e la televisione, tra cui questi due di cui parliamo oggi. Bene, cominciamo con i romanzi. I Pilastri della Terra. No, scusate, è questo. Questo è I Pilastri della Terra. È un romanzo storico pubblicato nel 1989 che racconta la costruzione di una cattedrale a Kingsbridge, in Inghilterra, località immaginaria del Wiltshire. Ambientato nel XII secolo e precisamente tra il 1120 e il 1174, copre il periodo dell'affondamento della nave Bianca, la nave in cui morì l'erede al trono inglese, fino all'assassinio dell'arcivescovo di Canterbury, Thomas Becket, descritto da Thomas Eliot nel suo dramma teatrale del 1935 Assassinio nella cattedrale, ma concentrandosi in particolare sul periodo dell'anarchia. Il libro traccia lo sviluppo dell'architettura gotica, il suo affrancamento da quella romanica e le fortune del priorato di Kingsbridge e del villaggio. Sullo sfondo degli avvenimenti storici dell'epoca si snodano le avventure di personaggi verosimili e viene illustrato con efficace realismo lo scontro in atto nel Medioevo tra la nobiltà arroccata a difesa dei propri privilegi e la nascente borghesia mercantile che si stava sviluppando nelle città e che tentava di emanciparsi dagli arcaici fardelli del feudalesimo. L'opera, considerata il capolavoro di Follett, ha venduto oltre 14 milioni di copie nel mondo, 1,3 milioni solo in Italia. L'autore ha poi pubblicato due sequel, Mondo senza fine, ambientato circa 200 anni dopo, pubblicato nel 2007, e la terza parte, La colonna di fuoco, nel 2017. Nel 2020 Follett ha infine fatto uscire Fu sera e fu mattina, il prequel dei Pilastri, come dicevo prima, ambientato tra il 997 e il 1007. Anche Alice Peter ha ambientato le celebri indagini del suo fratello Cadfael negli stessi anni del Medioevo inglese, di cui magari parleremo in qualche altro video. La trama del libro.
L'Inghilterra del XII secolo è in balia dell'anarchia politica. Re Enrico I è morto senza eredi maschi dopo che l'unico figlio Guglielmo è annegato nel 1120 nell'affondamento della nave Bianca, e questo dà inizio al libro. In viaggio dalla Francia. L'unico discendente diretto è la figlia Matilde, non riconosciuta però dall'intera nobiltà del regno, che in parte vede il nipote Stefano il legittimo erede al trono. Stefano è sostenuto dalla Chiesa che lo incorona nuovo re, ma Matilde decide di attaccarlo. Parallelamente si svolgono le vicende degli altri protagonisti che vivono nell'immaginario villaggio di Kingsbridge: Tommy il costruttore, sua figlia, sua moglie, i figli, Ellen la strega e suo figlio, la nobile aliena, il fratello, eccetera. Una storia epica e intricata che ruota intorno alla costruzione di una cattedrale attraverso diverse generazioni di protagonisti, le guerre di successione, la fame, la lotta per il potere, le vicende familiari dei protagonisti. Ora, gli avvenimenti storici narrati sono molto accurati, i fatti descritti in maniera molto verosimile, tutto è molto realistico rispetto al periodo descritto sia nel libro sia nella miniserie TV prodotta da Ridley Scott e uscita nel 2010. Si pensi alla differenza tra gli abiti della nobiltà e della plebe, alla sporcizia delle mani e dei capelli dei personaggi, i rati ovunque, le malattie. Addirittura il castello della regina Matilde e gli altri reali era spoglio, una fortezza arroccata senza troppe ricchezze, come era in effetti a quei tempi. Non era il castello lussuoso di epoca rinascimentale come ad esempio la Reggia di Versailles. Ho apprezzato molto la cura di tutti questi dettagli. In tutti i libri di questo autore, di genere e di epoche molto diverse tra loro, si nota lo studio degli usi e dei costumi del periodo di riferimento e la cura maniacale dei dettagli. Il sequel di cui vi parlo, inoltre, è Mondo senza fine. Questo. È un romanzo che fa seguito ai Pilastri della Terra, pubblicato in Italia nel 2007 in anteprima mondiale. È ambientato circa 200 anni dopo i Pilastri della Terra nella stessa cittadina di Kingsbridge, immaginaria, e i personaggi al centro della storia sono i discendenti dei protagonisti del primo romanzo. Il libro ripercorre i principali fatti storici del XIV secolo inglese, dalla deposizione di re Edoardo II per mano della moglie Isabella e del suo amante Roger Mortimer, fino alla peste nera e alla guerra dei Cent'anni. Le vicende dei protagonisti ruotano anche attorno alla costruzione di un ponte e al completamento della cattedrale di Kingsbridge. Le avventure degli abitanti di Kingsbridge nella prima parte del romanzo ruotano attorno alla costruzione di un nuovo e più moderno ponte di pietra, dopo il crollo del vetusto precedente in legno che permetteva l'accesso alla città. L'opera è di vitale importanza per salvare l'economia della città basata sul commercio della lana e sulla fiera annuale che si tiene. Kingsbridge sarebbe altrimenti destinata a tornare quel piccolo villaggio alle dipendenze del priorato cittadino come era 200 anni prima. Il compito di progettare il ponte e dirigere il cantiere sarà affidato a Martin, nelle cui vene scorre il sangue del costruttore della cattedrale Jack Jackson. Parallelamente si svolge la storia d'amore fra Martin e l'intraprendente Caris, figlia di Edmund, il più facoltoso mercante di lana e cataldo della città. Castaldo, non Cataldo, scusate. Lei sviluppa una sempre più crescente interesse per la medicina moderna e proprio a causa di questo interesse e della sua intraprendenza che a lungo andare finisce per minacciare il potere del priorato. Il giorno prima delle nozze con Martin, Macaris viene accusata di stregoneria da Godwin, priore del monastero nonché suo cugino. L'unico modo per evitare la forca è quello di farsi suora, come le viene suggerito da Madre Cecilia, la badessa del convento. Martin non si capacita della scelta di Caris e decide di emigrare a Firenze, dove sa che potrà esercitare tutto il suo estro di costruttore e imparare nuove tecniche. La peste raggiunge presto anche l'Inghilterra e Kingsbridge, cogliendo impreparata la città. Altro tema del romanzo è la guerra dei Cent'anni, che vede contrapposti il re d'Inghilterra Edoardo III e il sovrano di Francia Filippo VI. La guerra mobilita uomini e forze da tutta l'Inghilterra, anche Ralph, il fratello di Martin, che da tempo cerca di ingraziarsi il re per diventare conte. Si trova a dover combattere in Normandia e anche nella celebre battaglia di Crecy. Proprio grazie alla chiamata del re in guerra si salva dalla forca dove stava per finire per aver stuprato una contadina.
Non vi racconto altro perché vi ho già raccontato abbastanza e vale la pena di leggere i libri. Vi assicuro che la trama è molto più intricata di quello che vi ho detto. Anche in questo caso i fatti storici narrati sono abbastanza verosimili tranne qualche dettaglio. Ad esempio la deposizione di re Edoardo II è andata un po' diversamente nella realtà. Poi Edoardo III aveva diversi figli e mogli, mentre nella miniserie TV si vede solo la principessa Giovanna. Inoltre, nel momento in cui i protagonisti ragionano sull'investitura del nuovo vescovo di Shiring, sostengono che questo sarebbe dovuto andare fino a Roma dal Papa per l'investitura ufficiale. In realtà, nel periodo storico in cui è ambientata la vicenda, il papato aveva sede ad Avignone, come precisato anche in altri brani del romanzo. Poi nella traduzione italiana si parla delle perpetue già nel XIV secolo. In realtà questo termine è stato introdotto nell'Ottocento da Alessandro Manzoni. Mentre per il resto la ricostruzione storica dell'autore è molto accurata, dalla regina francese che scatena la guerra per riprendersi la Francia, a re Edoardo III, che era detto il Bello, e infatti nella fiction lo è, alla grande pestilenza, alle rivolte dei servi della gleba che portarono alla fine del Medioevo, eccetera. Tutti gli altri protagonisti del popolo sono inventati naturalmente, ma anche qui il comportamento dei vari personaggi, l'abbigliamento, la sporcizia, la fede cieca nelle dottrine religiose, la caccia alle streghe e tutto il resto sono storicamente molto verosimili. La miniserie TV questa volta è stata prodotta dallo stesso Ridley Scott e diretta da Michael Caton Jones, con ottimi attori ed è del 2012. Tra l'altro esistono anche giochi da tavolo e videogiochi basati su queste opere. La piccola nota critica che vi dicevo prima che mi sento fare l'autore è che ho notato che nei suoi romanzi ricorrono sempre gli stessi elementi, che un po' c'erano all'epoca, ma un po' mi sembrano anche messi apposta per creare tensione. I nobili che facevano i prepotenti, gli intrighi di palazzo, i rappresentanti del clero che sono più interessati al proprio benessere che altro, le donne intriganti, la lotta tra fratello buono e cattivo, il classico conflitto tra Caino e Abele, tra il bene e il male, la donna contesa, le donne moderne che si ribellano ai dogmi imposti dalla società e infine non manca mai la storia d'amore contrastata che alla fine vince su tutto e alla fine il bene vince sempre. Insomma, ho notato che mette sempre questi elementi ricorrenti in tutti i suoi romanzi. Fatemi sapere il vostro parere, comunque questi sono entrambi degli ottimi libri e dei film, diamo 4 stelle entrambi. Voi fatemi sapere se avete notato anche voi questi elementi ricorrenti, vi ringrazio per la visione e a presto. Fatemi sapere se vi è piaciuto il video con un bel like. A presto, ciao, grazie.